E bentornati in questo nuovissimo episodio di Keeping Up with Iaia Rondi. Io sono la vostra host Ilaria Rondinelli e siamo arrivati al quinto episodio. Like what? Tipo, quando è successo? Mi sembra ieri che ho cominciato questo podcast. Prima di tutto volevo cominciare dicendo che vi ringrazio tutti perché ho avuto tantissimi riscontri positivi riguardo questo podcast e ne sono davvero davvero contenta. Io sto cercando di farmi vedere al 100%, io già mi faccio vedere sui social per quello che sono, però siccome ho molto più tempo per parlare, sapete che io amo parlare, state vedendo l'Ilaria proprio a 360 gradi e spero che questo coso stia registrando. Ok, sì, sta registrando perché sto avendo un po' di problemi col mio cavolo di computer. Comunque, siamo arrivati al quinto episodio e oggi voglio parlarvi ritorniamo a parlare degli Stati Uniti e voglio analizzare, questa cosa mi fa ridere perché mi piace come idea, voglio analizzare, è tornato anche Dylan, sei ciao, ecco. Voglio analizzare con voi un articolo di giornale che mi ha mandato Dylan praticamente e sono 14 punti e si chiama, aspettate, 14 things people think about, no aspetta, think America, ok, 14 things people think America does better than Europe and I'm curious if you agree with this. Quindi oggi le vedremo insieme e vi commento dicendo cosa penso. Ok? Allora, number one, not paying to use the toilet, quindi non pagare per utilizzare i bagni. Allora, su questo devo dirvi che è molto molto vero. Io vivendo negli Stati Uniti, quando sono tornata a Roma, diciamo da turista, perché Dylan doveva fare il turista, ho notato questa cosa e mi ha dato sinceramente molto molto fastidio. Nel senso che siamo andati per esempio al Colosseo e e praticamente c'era il bagno, l'unico bagno pubblico davanti al Colosseo, dovevi pagare tipo, mi sa, 1,50 euro. E infatti, vi dico la verità, cioè Dylan fa, vabbè, paghiamo, nel senso. E io ci sono un po' tipo rimasto, ho detto, ma perché devo pagare 1,50 euro per bagno? Cioè, è una cosa folle, anche perché non ci stanno altri bagni al Colosseo, cioè, o vai lì, c'è il baretto, ma il chioschetto, insomma. È vera questa cosa, quindi sono d'accordo con che non si pagano i bagni. Ci sono tantissimi bagni pubblici. Dylan, be careful because there's a mirrors. Cioè, Dylan si sta cambiando e sta nudo. e, e ci sono i bagni ovunque, ovunque andate negli Stati Uniti c'è un bagno pubblico e sono anche sempre provvisti di carta igienica, sapone per le mani, cioè quindi su questo io sono assolutamente d'accordo, quindi non pagare i bagni pubblici. Comparing as someone who have lived in France, the USA and the UK, quindi questa persona ha vissuto in Francia, Stati Uniti e United Kingdom. Salaries, they are vastly superior in the USA. Customer service is also notably better. Notably better. Allora, capisco la persona che, diciamo, lui sta mettendo il suo punto dicendo, lei sta mettendo il suo punto dicendo io ho vissuto in tantissime parti europee, inclusi e poi ovviamente parte insomma, Stati Uniti. E parla del fatto che non solo i salari sono molto più alti, ma il customer service, ovvero i centralini, chiamiamoli così, sono molto molto meglio, sono migliori, insomma. Allora, da una persona che ha vissuto in Italia e adesso vive negli Stati Uniti, sono d'accordo, ma ovviamente bisogna parlarne, ok? I salari sono effettivamente più alti negli Stati Uniti, ma c'è un ma. Perché sono più alti? Perché il costo della vita è molto molto più alto. E non vi pensate, perché tante persone ti dicono, devo gesticolare, lo sapete, italiani dobbiamo gesticolare, così mi concentro meglio. Eh,
tante persone mi dicono, che figo, tu vivi negli Stati Uniti, gli stipendi sono molto molto più alti. Quando per esempio, che ne so, dico ai miei genitori, la prima volta che ho detto ai miei genitori quanto guadagnava Dylan al mese, mi hanno detto ammazza. Sì, ammazza uno stipendio del genere se vivete in Italia è ammazza, ma se vivete negli Stati Uniti non è nemmeno tanto. Questa cosa ve ne avevo già parlata nell'episodio con Paola. Oddio, perché ho chiamata Paola? Volevo dire Sara. Volevo dire Sara. E ve ne ho parlato con l'episodio con Sara. 6.000-7.000 dollari al mese è assolutamente, non mi prendete per pazza, nel senso è un buonissimo stipendio, però con l'inflazione e con quanto si sono alzati i prezzi negli Stati Uniti, credetemi che non è abbastanza. Se volete vivere una vita agiata e comprarvi, cioè non pensare, capito? Ah no, non vado a cena fuori perché mi devo risparmiare quei 100 dollari. No, non compro la caramella, ma compro magari una cosa in meno perché magari risparmiare quei 5 dollari mi può portare insomma una cosa positiva. Non so dirvelo, cioè insomma mi fa risparmiare. Um, Stessa identica cosa, non prendo il caffè da 6 dollari perché qui il caffè l'ice coffee o comunque il coffee in generale costa 6, 5, 6 dollari, è veramente un furto, calcolando che noi paghiamo un euro, quanto saranno? Un euro e 10 per prendere un espresso, insomma è veramente follia. E non me lo prendo perché devo risparmiarmi quei soldi, cioè i salari sono più alti, ma il costo della vita è molto molto più alto e ci sono persone negli Stati Uniti che anche con stipendi che noi ovviamente vediamo stipendi assurdi, se tu dici mazza io guadagno 3.000 dollari, 4.000 dollari al mese, tu dici porca miseria, ammazza. Sì ragazzi, ma in Italia stai bene che se guadagni 2, 3, 4.000 euro, ma non negli Stati Uniti poi you can live comfortable, ma con almeno 10.000 dollari al mese. E ve lo può assicurare, ve lo può dire chiunque vive negli Stati Uniti, soprattutto in questo periodo, ragazzi, qui i prezzi sono veramente arrivati alle stelle. Poi lui parla del customer service. Il customer service effettivamente è migliore rispetto, per esempio, io vi parlo dell'Italia. A parte, vabbè, il customer service in Italia, so più le volte che te chiamano, pronto, che te vogliono vendere. Io praticamente, cioè noi abbiamo ancora il telefono fisso a casa a Roma. Fatto sta che le uniche volte che squilla è perché chiamano i centralini che te vogliono vendere la fibra, quello, quella. Infatti ho detto a mia madre, ho detto ma perché ve levate il suo telefono fisso? Ma che ce dovete fare? Vabbè. Però effettivamente i centralini, insomma il customer service è migliore negli Stati Uniti, sono molto molto helpful, ti aiutano tantissimo e è successo più volte che l'ho utilizzato io stessa e devo dire che sono veramente carini, gentili e ti aiutano, se possono ti aiutano. Quindi sono d'accordo su questo. Um, Central air conditioning is something we take for granted in the US. I realized this when I started hearing countries in Europe getting summer heat waves and people dying by the thousands. Allora, praticamente lui dice che l'aria condizionata centralizzata praticamente è qualcosa che diciamo prendiamo for granted, sotto gamba, non gli diamo abbastanza importanza negli Stati Uniti, cioè non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati, diciamo. Ho realizzato questa cosa quando ho cominciato a sentire che paesi in Europa arrivano queste ondate di caldo e le persone muoiono in continuazione. Allora, non so di quali paesi europei sta parlando. Se stiamo parlando dell'Italia, è vero, nel senso quando ci sono quelle ondate di calore si sente tantissime volte che persone muoiono, però
ovviamente qui è una cosa un pochino troppo generale, nel senso chi muore ovviamente non è che va a morire il ragazzino o la signora dei 40 anni o la ragazza dei 20. Può succedere che magari ci sono le persone anziane che non dovrebbero uscire durante le ore più calde, escono e gli prende, come diciamo a Roma, un coccolone, ma a me non mi pare che tutte queste notizie di gente che è morta per colpa di ondate di calore in Europa, forse mi sarò persa sta notizia. Capisco cosa vuole dire sta persona, però allo stesso tempo, poi ovviamente lui deve sottolineare il fatto, questa cosa ve l'ho sempre detta, dell'aria condizionata negli Stati Uniti. Ragazzi, l'aria condizionata negli Stati Uniti è la morte, è la morte. Voi provate una volta nella vita se vi è capitato, ma se siete stati negli Stati Uniti, perché fondamentalmente chi va a visitare gli Stati Uniti o va a New York o va a Los Angeles o va a Las Vegas, lo sappiamo che comunque sono quelli posti, diciamo, turistici. Insomma, non andate a visitare il Kentucky o l'Ohio, parliamo se chiaro. Avete mai provato ad andare in estate e praticamente passate da il caldo dei 60 gradi e entrate nei centri commerciali, nei negozi, meno 10? Cioè che praticamente il primo giorno che stai in vacanza già ti è presa la febbre. La prima volta che sono venuta negli Stati Uniti come ragazza alla pari, mi sono fatta ovviamente anche l'estate qui. E ragazzi, cioè, sono andata a Las Vegas. A Las Vegas è stato proprio il peggio. C'erano fuori, perché comunque poi là c'è il deserto, c'erano 50-55 gradi, una cosa del genere, ai 2 pomeriggio c'erano 50 gradi. E entravi dentro agli hotel, no? Il Caesar Palace, eccetera, eccetera. Ragazzi, l'aria condizionata a palla. Ma io dico, ma che ci devi fare con l'aria condizionata a meno 10? Ma mettila a, che ne so, a 20, perché comunque col caldo che fa fuori... No, raga, un coccolone. La cosa bella è che agli americani piace. Cioè, gli americani vogliono questo tipo di aria condizionata. Mio marito, l'americano, dov'è? De qua. L'americano, cioè, raga, lui dorme nudo, l'estate lui dorme nudo, aria condizionata ma proprio fredda, con le coperte. No, scusami, io ho detto scusami, ma perché devi accendere l'aria condizionata? La puoi mettere bassa, cioè nel senso bassa, nel senso non troppo pesante, non troppo a palla, e stai bene lo stesso, te metti, levi la coperta e stai a posto. No, gli americani, e ve lo possono confermare le persone sposate o che comunque in generale sanno della cultura americana, loro hanno sta cosa, loro devono stare con l'aria condizionata a palla sotto le coperte, corpigiamone de pile, estate che fuori ci stanno 40 gradi, ma io dico, ma in che senso? Qui ovviamente non vi farò il discorso del cambiamento climatico, insomma, del grande problema che praticamente gli Stati Uniti sono uno tra i paesi che inquinano di più. Uno si chiede chissà perché, ma chissà perché, chi lo sa, non si saprà mai. E non vi sto a fare questo discorso perché insomma ragazzi, queste sono cose che si sanno. Purtroppo gli Stati Uniti a livello di cambiamento climatico non c'è proprio, non vengono sensibilizzati, ma proprio c'è questa assenza di sensibilità verso l'ambiente. Ma ripeto, niente di nuovo. Quindi sì, l'aria condizionata, ma l'aria condizionata magari evitiamo di metterla a palla, ecco. 4. Mortgages. I know buying a house is tough right now, but it will be a lot tougher and for everyone if our system worked like the 1920s or like Australia or the UK. Allora. Questa non l'ho capita. Nel senso, allora, lui dice mortgages sarebbero i mutui. So che adesso comprare casa è difficile, mamma mia ragazza, questo periodo è veramente una tragedia, ma sarebbe ancora più difficile per tutti se il nostro sistema funzionasse come il 1920
o come in Australia o negli UK, nel Regno Unito. Allora ragazzi, su questo vi devo dire la verità, io non mi sono preparata a sto episodio, ovviamente io non mi preparo mai niente, quindi è la prima volta che leggo queste cose con voi. Um, Sono d'accordo fino al primo punto, però poi non so assolutamente cosa dirvi perché non sono informata su questa cosa. Lui parla del sistema che avevano nel 1920 e non so assolutamente di cosa si stia parlando, quindi su questo non posso dirvelo. L'unica cosa che posso dirvi è che è assolutamente vero che in questo periodo è stra difficile comprare casa negli Stati Uniti. Se mi seguite sui social e seguitemi, mi chiamo sempre Iaia Rondi, non ve lo scordate, ve lo ripeterò all'infinito perché tutti quanti mi chiedono sempre, nonostante io abbia il nickname ovunque uguale in tutti i social, mi chiedono sempre qual è il tuo Instagram, qual è il tuo TikTok, mi chiamo sempre Iaia Rondi. E se voi mi seguite e avete seguito tutta la vicissitudine riguardo me e mio marito a cercare casa qui in Virginia, è stata una tragedia. Ragazzi, è stata una tragedia. Non solo i prezzi delle case sono arrivati alle stelle, cioè prima, qua stiamo parlando di 5-6 anni fa, per esempio il fratello di mio marito si è comprato una casona sua, cioè lui ha tutto il suo backyard, tutta la sua proprietà, tutto il terreno, una casa enorme a 2 piani, stupenda, l'ha pagata, mi sembra stiamo parlando di 220.000. Questa casa che non è nemmeno una casa isolata, noi abbiamo comprato una townhouse, quindi sono praticamente, noi le chiamiamo villette a schiera, praticamente, sono le nostre villette a schiera. Abbiamo il nostro backyard, ma comunque questo muro è attaccato al muro della casa accanto e sono tutte a schiera. 355.000 dollari, che non è manco la metà di quanto è grande la casa del fratello di mio marito. Fatto sta che adesso la casa del fratello di mio marito vale qualcosa come 400.000 dollari, anche perché lui ci ha fatto un sacco di lavori, l'ha rinnovata, ci ha fatto tutta dietro il backyard ci ha fatto praticamente una seconda stanza. Nella camera dove vive la madre di mio marito ci ha fatto un armadio, perché ovviamente non c'era l'armadio e negli Stati Uniti una stanza da letto, per essere definita stanza da letto, deve avere l'armadio e insomma se no non viene definita come diciamo altra stanza extra. Quindi è anche vero che lui gli ha fatto tanti lavori di rinnovo, come cavolo si dice, quindi la casa si è alzata di valore, ma il periodo in cui stiamo vivendo adesso in tutto il mondo, ma soprattutto negli Stati Uniti, ragazzi, cioè qui la situazione è veramente folle. E non solo le case si sono alzate di prezzo in una maniera esorbitante, cioè 355.000 dollari, questa casa che abbiamo comprato, noi potevamo comprarci le casone stiamo parlando ovviamente di 7, 6, 7 anni fa, potevamo permetterci la casona, le casone che vedete, quelle da ricconi per farvi capire. Adesso quelle case purtroppo costano 400-500 mila dollari. Che capite bene che insomma chiede un mutuo di 400-500 mila dollari, nonostante magari a Dylan gliel'avrebbero pure dato, mi sembra veramente una cosa folle. Comunque, e quei soldi non ce l'abbiamo, insomma, parliamoci chiaro. Um, Quindi non solo ci sono alzati i prezzi, ma, ragazzi, è una lotta. Cioè, tu devi lottare per comprare una casa negli Stati Uniti. Cioè, noi prima di prendere questa casa, siamo riusciti a prenderla per il semplice fatto che abbiamo fatto un'offerta che è andata ovviamente non a nostro discapito, cioè ci è andata contro. Praticamente, ve la faccio in breve perché sennò diventa un episodio troppo lungo. Cosa succede? Negli Stati Uniti in questo momento c'è così tanta, come si dice? Oddio, non mi vengono le parole in italiano. Conflitto. Ragazzi, non mi viene la parola in questo momento. Sapete di cosa sto parlando? Che chiedo venia. E mi viene. Se mo ci penso un attimo, mi viene. Praticamente devi fare la lotta per comprare sta casa. Devi fare la lotta con altre 40 persone che la vogliono. E tutti cercano di fare l'offerta migliore, cioè praticamente qui funziona che chi fa l'offerta migliore vince la casa. Quindi ci sono persone che ovviamente hanno la possibilità, hanno per esempio già
prezzo preciso 355.000 cash, e ovviamente che fa? Vince quello che ha 355.000 cash già pronti, ti do, è ovvio, quello accetta. O che magari ti dice: guarda, prendo la casa 355.000 dollari, ti do come anticipo 100.000 dollari cash. Non accetteranno mai l'offerta di Ilaria e Dylan, che devono chiedere un mutuo tramite il mutuo militare, per farvi capire, il mortgage, il military mortgage. Non capito? Non accettano la nostra offerta, accettano quello che c'ha qualcosa da mettere, o qualcuno che ha un mutuo diverso. Ci sono un pochino di cose, è un po' complicata il discorso. Adesso non mi metto a farvelo, perché sennò ci metto 3 ore. Però bisogna avere l'offerta migliore, cioè dovete essere tra tutti quanti, perché ripeto, in questo periodo tutti cercano casa e non ci sono abbastanza case disponibili, cioè ci sono tantissime persone negli Stati Uniti, ma non abbastanza case. Quindi una casa negli Stati Uniti viene venduta anche dopo 2 ore. Cioè voi la vedete sul sito, dopo 2 ore la casa non c'è più. Cioè una cosa che non si vede in Italia. Io lo so, cosa del genere non l'ho mai vista. E soprattutto che vince chi fa l'offerta migliore. Cioè no, se io vado a vedere la casa in Italia, faccio l'offerta e poi magari si contratta: guarda, ti offro 300.000, no, dammene 390, no, te ne do 350, e cioè, capite? È molto molto diversa la situazione. Quindi non ho ben capito questo passaggio, ma poi magari leggerò, mi informerò. Sapete che io mi devo sempre informare prima di dire le cose, non mi vado di strombolate, e poi vi farò sapere. Quinto punto, guardate, su questo non posso che darvi proprio, non posso che dargli ragione. Le sigarette, il fumare, nonostante dice: although vaping has picked up in recent years, lui sta dicendo del fatto che negli Stati Uniti, e questa cosa ve l'ho detta tantissime volte sui social, negli Stati Uniti non c'è il grande problema delle sigarette come in Europa, perché voi ovunque andate, che sia Italia, che sia Francia, che sia Germania, la gente fuma tantissimo e non c'è rispetto. Noi italiani dopo il caffè siamo al baretto, pure se il baretto comunque non è, i tavoli sono uno accanto all'altro, la sigaretta te la fumi nonostante magari c'è un bambino o qualcuno accanto. Insomma, la gente se ne frega abbastanza. Fuori al negozio te fumi la sigaretta, magari può dar fastidio a qualcuno. Qui una cosa del genere non succede. Cioè, a parte che prendete una multa che non finisce più, alcuni dice che addirittura va in carcere, pensate. Quindi qua. Poi davanti ai negozi c'è scritto fumare 2 metri di distanza. Cioè, una cosa che mi ha colpito tantissimo: siamo andati al parco giochi acquatico e, ragazzi, nonostante il parco giochi acquatico fosse all'aperto e ci fosse tantissima natura, nonostante ci fossero tantissimi spiazzali vuoti, voi non potete fumare. Voi dovete andare nel circolo che dice area fumatori, nonostante sia all'aperto. E sta cosa mi ha colpito un sacco. Poi ci ho pensato, ho detto: però è vero, ci stanno tantissimi bambini. Perché poi magari fumo la sigaretta, il fumo, cioè tiravento, e il fumo, capito, arriva al bambino che sta a fare lo scivolo acquatico. Quindi su questo sono d'accordo, su questo sono d'accordo. E qui cose del genere non si vedono. È vero anche che gli americani non fumano sigarette, ma usano i vape, fanno molto vaping, che fa ancora, diciamo che fa tutto male, fuma, ma quello io ci ho provato quando ho cercato un attimo di smettere, che comunque io utilizzavo l'Icos, e raga, cioè, no, ho smesso immediatamente perché a notte non riuscivo a respirare, una cosa bruttissima, non mi era mai successo, e ho smesso immediatamente. Noi avevamo il vaping, sapete, col liquidino, alle che so, c'hanno i sapori frutta, strawberry, peach, eccetera, eccetera, ma fanno veramente male. E quindi è pur vero che sì, non fumano così tanto come fumiamo in Europa, ma comunque utilizzano un sacco di vaping e si utilizzano un sacco di weed, che poi in alcuni stati è legale, quindi insomma, però capisco insomma il punto, perché una persona che viene dagli Stati Uniti e va in Italia e si ritrova quelli al baretto che si fumano 50 sigarette, giustamente dice: ma che cavolo sto? È una ciminiera.
Numero 6 fa ride. Ice. Qui arriva sempre il ghiaccio. I am originally from Eastern Europe and have been living in the US for over 20 years. I was visiting my grandma over there and on a humid day, I ordered a nice latte. The barista looked at me mortified. She said they don't have ice. So I asked her not to make my latte hot. She said, okay, it was still peeping hot. Aspettate, questa non ho capita. I was with my grandma over there. The barista looked at me and she said, they don't have ice. So I asked her not to make my latte hot. She said, okay, it was still peeping. Allora, io credo che lui voglia sottolineare il fatto che qui negli Stati Uniti utilizzano tanto ghiaccio e su questa cosa sempre, queste sono tutte cose che vi ho sempre detto sui social, su insomma i miei TikTok. E io penso che si sta sottolineando il fatto, da come lo interpreto, che gli americani sono così obsessed con sto cavolo di ice che lo mettono ovunque, mettono tonnellate, cioè c'è più ghiaccio che acqua o che cocktail. Loro non vivono senza ghiaccio, cioè loro si sentono male senza ghiaccio. Penso che lui abbia detto non mi devi fare, non c'è bisogno che mi fai latte hot, e lei ha detto ok, ma comunque gliel'ha dato, era comunque molto molto caldo, perché probabilmente loro non sanno come fare dei cocktail, degli espresso. Fondamentalmente, giustamente lui dice fammelo non caldo. Che fai? Utilizzi, probabilmente voleva intendere il latte freddo, e dice che lei gli ha dato comunque caldo, perché io penso che gli americani senza ghiaccio effettivamente sono persi, raga. Cioè, se nel resto del mondo il mondo è perso, la popolazione è persa senza cibo, senza acqua, per gli americani è il ghiaccio. È il ghiaccio e l'aria condizionata. No, raga, cioè questi muoiono senza ghiaccio. Veramente come se fosse cibo o acqua. Loro muoiono senza ghiaccio. Quindi secondo me lui voleva intendere che la barista si è trovata proprio in una situazione, dice oddio, e mo che faccio? Non c'ho il ghiaccio? Che faccio? Ma ammazzo? E come lo faccio all'ice coffee? Quindi vabbè, fa ridere la cosa, però capisco il suo punto. 7. I'm not American, but their national and state park system is fucking beep glorious. Services, lands set aside and protected, information, knowledgeable employees, and infrastructure. No one. Oh, no one else is even close. I have lived in 6 countries and traveled to more than 60. I still dream of American parks. Su questo assolutamente concordo. Io mi sono girata tanta America, mi sono girata tanti stati, con Dylan abbiamo fatto un road trip dalla west alla east, ci siamo fatti tutta la parte interna degli Stati Uniti, un'esperienza fighissima, e siamo andati a vedere lo Zion National Park, sono andata a vedere, quello l'avevo già visto da au pair, e sono andata a vedere il Grand Canyon, insomma, che fa parte del National Park, e vorrei troppo, questo è un sogno nel cassetto che spero realizzerò il prima possibile, a vedere lo Yellowstone, ehm, perché quello secondo me è una cosa che va vista una volta nella vita. E su questo sono d'accordo, sono tenuti benissimo e sono veramente uno spettacolo della natura, perché assolutamente noi abbiamo tantissimi spettacoli della natura, abbiamo tantissima natura, tantissimi paesaggi, ma se c'è una cosa che io proprio amo degli Stati Uniti, ed è quella la vera America, non è New York, non è Los Angeles, è la natura. La natura incontaminata degli Stati Uniti è una meraviglia. Cioè, vi consiglio una volta nella vita no di andare a New York, no di andare a Los Angeles, fatevi un road trip, affittate una macchina e andatevi a vedere, fatevi tutte le strade, le stradine. Raga, una meraviglia, cioè una bellezza veramente. Se vi capita, avevo messo qualche video su TikTok quando ho fatto il road trip con Dylan, andatevelo a vedere perché è uno spettacolo della natura, bellissimo, meraviglioso, quindi sono d'accordo. Ice water, calla, il numero 8, ricominciamo con l'ice water. Ice water at restaurants. No, aspettate. Ah no, dice soltanto even just water
being on a summer vacation outside the US means doing some sweaty activity all day because of no AC, e sottolineano sempre il fatto che non c'è sta, che poi non è vero. Because of no AC, ma ma non è vero che non ci abbiamo l'aria condizionata, ma questi dove sono andati in vacanza? Ma in che posto d'Europa sono andati? And then sitting down to lunch with a room temperature water. Allora, raga, io ve l'ho detto, gli americani e il ghiaccio, cioè, ci avete presente l'amore infinito e non ci lasceremo, ma, raga, non ce la fanno, non ce la fanno. Vi dico come racconto questo. Una volta sono andata in un bar, insomma, un pub, e ho chiesto, scusa, che mi puoi dare una bottiglietta d'acqua, temperatura ambiente, room temperature? Quello mi guarda e mi fa, raga, ma ha guardato manco fossi un alieno. E mi fa, in che senso? Mi ha guardato, she was like, what do you mean? E io tipo, water, just like room temperature, not from the fridge or like from, like the freezer, whatever. We don't have it. E mi guardava come per dire, è andata dalla collega, cioè raga, è andata dalla collega e gli ha detto, sta tizia, she wants a room temperature water. E ho visto pure la faccia della collega come per dire, ma che cavolo vuole questa? Ma mica... Raga, mi hanno guardato come un alieno. Poi vabbè, proprio le, non so, ormai ho perso il conto, tutte le volte che vado al ristorante, please can I get water, no ice, e mi portano sempre, guardatevi i video su TikTok, sempre l'acqua col ghiaccio. Nonostante io lo chiedo tutte le volte, what can I get for you, something to drink, yes please, water, no ice. 7 kg di ice, cioè che ci sta più ice che acqua. E io più che io dico, ormai non glielo dico più perché tanto non me la portano. Però ragazzi, loro non possono vivere, non vivono senza l'ice water, ice coffee, ice, proprio l'amore per l'ice. Se hanno messo due volte un motivo ci sarà. Andiamo avanti, andiamo avanti. Number 9. The one thing I would really miss in the cultural diversity in every large city. Any night of the week, I can go get great Mexican, Ethiopian, Cantonese, Japanese, Korean BBQ, Soul food, Jamaican, Vietnamese, Thai, Memphis style BBQ, Latin countries, tiki bars, Filipino, Mediterranean ed Italian. Vabbè, eccetera, eccetera. Allora, su questo è vero, però vorrei dire una cosa alla persona che l'ha scritto. Tesoro, è normale, come è giusto che sia, che ci sono tutte queste culture, questi, appunto vai in qualsiasi ristorante e trovi ristoranti, cibo da tutto il mondo. Perché? Perché gli Stati Uniti si fondano, cioè la gente è emigrata negli Stati Uniti da tutto il mondo, cioè negli Stati Uniti, ovviamente questo è un discorso che si fa molto molto spesso, che le persone non si rendono conto. Quando noi parliamo di americano, quando persone dicono tu non sei americano perché è cinese, è giapponese, è filippino, è una grande stronzata, perché gli americani non vi pensate che so quello che vi fanno vedere nei film, il biondo occhi azzurri, il surfista, l'hawaiano. No, raga. Cioè, l'americano è il cinese, il giapponese, lo spagnolo, il messicano, l'italiano, perché noi stessi, noi in primis siamo emigrati dopo la seconda guerra mondiale. Quanti dei vostri nonni o quante famiglie italiane ci sono negli Stati Uniti? Tantissime. Quindi, per questo vi posso dire, secondo me, insomma, quel periodo, quante persone, cioè l'America non si basa all'americano, tu non sei americano, è una grande cazzata, perché l'America si basa sulle etnie diverse, persone diverse da tutto il mondo, quindi è normale che trovi il cibo da tutto il mondo. Era strano, soprattutto a parte che dipende poi dove stai, perché magari sta cosa è un pochino più è possibile trovarlo soprattutto nelle grandi città, cioè vai a New York e c'è sta di tutto di più, qua in Virginia quindi dipende pure da che stato è stato, insomma, di cosa sta parlando.
10. Technology innovation. Think back over the last 50 plus years, from microwaves to iPhones. Questa è una cosa che mi dice sempre Dylan, però è vero. Lui mi dice, Americans invented the greatest inventions in the world. Che è vero, gli americani hanno scoperto un sacco di roba. È pure vero che pure noi italiani abbiamo scoperto un sacco di roba, non ce lo scordiamo. Insomma, Leonardo da Vinci, ragazzi, pure noi abbiamo tante scoperte. Però è vero, è pur vero che loro hanno scoperto tutte cose che noi utilizziamo comunque in Italia e nel resto del mondo, il microwave, il microonde, gli iPhone, cioè chi è? Chi è che non c'ha l'iPhone? Quindi su questo è vero, ma comunque ci sono tante anche scoperte che abbiamo fatto anche noi italiani stessi. Oddio, questa mi fa un po' paura leggerla. Work ethic. Leggiamola. The number of times I've seen Americans get up 4 a.m. to hack ice off their pickup before driving 200 miles to run an excavator all day, drive home in the dark, and then work on building their mountain house for another 18 hours is just ridiculous. Aspettate, questo mi sembra una cosa negativa verso gli americani. Sto facendo un attimo la traduzione. Allora, l'etica lavorativa, insomma, l'etica del lavoro. Le innumerevoli volte che ho visto gli americani alzarsi alle 4 di mattina, questa non so cosa significa, prima di guidare 200 miglia per andare a scavare tutto il giorno, tornare a casa la sera e lavorare nel costruire le loro casone per altre 18 ore. È semplicemente ridicolo. Devo capire un attimo cosa significa. Credo che questo sia un phrasal verb o un idioma. To hack ice off their pickup. Possiamo chiedere a Dylan, can I ask you something, please? What does it mean, this part? To hack ice off their pickup. Hack ice off their what? Pickup. Peacup. No, pick up. Non lo sa manco. Hack ice off their pickup. Yes. I don't fucking know. Ecco. So the sentence is, the number of times I've seen Americans get up at 4 a.m. to hack ice off their pickup. You're talking about like their pickup truck, probably. Okay. Scrubbing the ice off the windshield. Ok, yeah. Ragazzi, sì, scusatemi, c'è stato un momento di panico con la traduzione. Sì, praticamente sta dicendo che è assurdo che gli americani si sveglino alle 4 di mattina, perché la maggior parte hanno i pick-up, no? Le macchinone, insomma, i pick-up, i SUV, non so, i SUV e i pick-up sono due cose diverse, però avete capito cosa intendo. E praticamente devono levare il ghiaccio dal vetro, perché è tutto ghiacciato, perché si svegliano la mattina e tornano la notte, e poi dice lavorano altre 18 ore su costruire il loro casone. Su questo è vero, vabbè, questa cosa ve l'ho sempre detta. Gli americani, lo diciamo sempre, non vi faccio tutto un discorso lungo, però perché già so 38 minuti che parlo. Noi lavoriamo per vivere, loro vivono per lavorare, cioè non c'è un break, vacanze una volta all'anno, una morta di papa, non si vivono proprio la vita, cioè questi pensano solo e soltanto a lavorare, cioè è veramente una cosa assurda. È anche vero che c'è un motivo se insomma gli Stati Uniti sono uno dei paesi più potenti al mondo, però insomma, cioè raga, la vita è una sola e va vissuta, no? Che mi sto tutto il giorno a lavorare. È abbastanza pesante la cosa, però capisco il punto. Numero 12. Oddio, questo ci sarebbe da fare proprio un episodio intero.
free water in restaurants. And in concerts. I was at a concert in Europe and one bottle of water was the same price as wine and beer at the venue. It was really hot and some people fainted during the show. Ovviamente devono sempre sottolineare che l'acqua era calda. Allora, ragazzi, questo è un altro discorso che ci sarebbe da fare un episodio. Sì, l'acqua gratis, ma che acqua mi dai? L'acqua praticamente non è acqua, è cloro. Non so se voi siete mai stati negli Stati Uniti, avete mai provato a bere l'acqua che vi danno nelle fontane, le fontane quelle che trovate nelle scuole, che trovate nei centri commerciali, quelle che praticamente mettete la bottiglia e va da sola, oppure cliccate, c'è tipo la fontanella, no? Quelle che vedete nei film. Non lo fate. Oppure l'acqua nel ristorante che vi danno e dicono: ma l'acqua in America è gratis. In Italia in Europa la devi pagare. A parte che vai a Roma e ci stanno i nasoni, che sono le fontanone da dove vi esce l'acqua di Roma, che è la più buona del mondo, e non la paghi, prima cosa. Seconda cosa, sì, ma che acqua mi dai? Cioè, tu mi dici che c'ho l'acqua gratis, ma quell'acqua è cloro, ragazzi. Cioè, io ho fatto con Dylan, poi alla fine non l'abbiamo più montata sta cosa dell'acqua perché c'erano un po' di cose che non ci convincevano. Ma abbiamo fatto noi stessi perché ti mandano i test da fare per l'acqua, cioè capire com'è la qualità dell'acqua, in poche parole, quanto cloro c'è, quanta sporcizia c'è sta, quanto calcare c'è sta nell'acqua. E ragazzi, cioè, abbiamo trovato lo schifo dello schifo, cioè a parte vabbè il cloro in una maniera perché loro cosa fanno? Riciclano l'acqua e per tenerla pulita mettono il cloro, che è il cloro da piscina, cioè ragazzi l'acqua è imbevibile. Io non bevo mai l'acqua dal rubinetto qui negli Stati Uniti, come non bevo l'acqua che trovi alle fontane, nei centri commerciali o ovunque insomma vadano gratis, pure al ristorante. Calcolate che sono a tanto così da cominciare a portarmi anche la mia borraccia, dov'è? No, qui c'è la telecamera che è a riflesso lì. E mo vi chiedete perché gli americani vanno sempre in giro con il borraccione, perché secondo me manco loro la vogliono bere l'acqua col cloro, cioè cloro con acqua. Ma vabbè. Quindi insomma capisco il discorso, ma che tipo di acqua? Preferisco prendere la bottiglietta, se ti dispiace. Numero 13. Su sta cosa sarà creato. Su sta cosa si era creato un discorso, tutti quanti, la gente che parlava sotto a sto video che avevo fatto degli asciugatrici, delle dryers. This was at least true comparing the US to the UK, who usually hang their clothes to dry. Ah, lo fanno pure in Inghilterra, non lo sapevo, non lo facciamo solo noi italiani. Or have awful hybrid washers and hybrid, scusatemi, ho detta italiana, washers and dryers that don't really work. Not sure if this is true across Europe. Allora, su questo è vero, nel senso che io in Italia non ho il coso, l'asciugatrice. Cosa sta succedendo qui? Spero che stia ancora registrando, sì. Non ho l'asciugatrice in Italia. È vero che non è, cioè nel senso, però non è vero che non ce l'abbiamo, perché si è creata tutta questa discussione sotto a sto video che dicevo, mamma mia che bella l'asciugatrice, avevo fatto sto video quando le prime volte stavo in America e tutti, guarda che abbiamo pure noi asciugatrice in Italia. Io non ce l'ho in Italia a Roma. Ancora faccio con le mollette, appendo i vestiti fuori al balcone. Non ce l'ho l'asciugatrice. Però tantissime persone hanno detto: guarda, che ce l'abbiamo pure noi l'asciugatrice, non ce l'hanno solo in America. Che però, da quello che si legge da insomma, sto punto, non è solo in Italia, anche nel resto del mondo non è così comune avere l'asciugatrice. Però condivido che è una grandissima idea, è una grandissima invenzione. Grazie per l'asciugatrice.